Buongiorno, siamo di nuovo qui su questa splendida terrazza del Roof Garden Hitchcock Kitchen. Sarebbe la terrazza, insomma, della cucina di Hitchcock. Oggi siamo esterofili, per cui oggi faremo una pasta from fear, da paura, per cui gli elementi saranno pochissimi, semplicissimi. Vi sfaterò un pochettino tutte queste varie ricette che vengono fatte girando intorno a sta ricetta e cercando di fare un piatto che sia più leggero del solito, che non che dopo pranzo, oddio che mi sono mangiato oggi, mi sento male la panza, alleggerendola con delle cotture praticamente molto facili, semplicissime, ma che riducono un po' la pesantezza del piatto. E il piatto, pasta e patate, ecco, pasta e patate, ma ce ne sono, questo pure, questa pasta e patate, che ci vuole a fare pasta e patate? Non è così. La pasta e patate, c'è la pasta e patate e poi la pasta e patate. Oggi vi faccio la seconda versione, perché sfaderò un pochettino di normali ricette che vengono fatte per esaltare. Ci mettiamo lo strutto, la ricotta, la pancetta, il guanciale e 12.000 cose, il burro per far quagliare. Io oggi vi faccio una pasta e patate semplicissima. La mangeranno tutti, i vostri figli, i vostri amanti, i vostri mariti, composta esclusivamente di qualche patata e della pasta, quella mista, quella che volete, purché sia corta, insomma, le mezze maniche, i tubettini, questa qua che è molto particolare, che è fatta apposta per fare le paste in umido, le ricette romane, e con qualche spezia che ormai mi conoscete, quindi io uso molto le erbette, non spezie, le spezie meno, ma le erbette ne uso tante, che andrò a elencarvi man mano che faremo la cottura. Dopodiché cosa ci serve ancora? Chiaramente un po' di pecorino, delle gocce di formaggio, sì, perché in questo caso metteremo delle gocce di formaggio dentro alla cottura e beato colui che gli capiterà la goccia di formaggio dentro al piatto, perché sarà l'uomo più fortunato o la donna più fortunata di questa terra. Detto questo, finite di tutte queste cazzate, vi servirà un po' di erbette che adesso vi elenco, una scorzetta di limone, ma il limone sulle patate, seguitemi, e qualche patata, ma dopo la quantità ve la scrivo in ricetta. Andiamo a cucinare. Sto facendo una ricetta per 4 persone, Cosa serve? Una carota, un sedano che sta qui soffriggendo, ma la maggior parte delle ricette recitano che le patate devono essere soffritte all'interno di questo. Siccome noi poi la pasta la cuoceremo direttamente all'interno di questo soffritto che conterrà anche le patate, la pasta emetterà molto amido. Siccome le patate contengono già amido, se noi mettiamo le patate al soffritto qui dentro e poi ci mettiamo la pasta, praticamente andiamo in giro inamidati tutto il giorno e il nostro stomaco sicuramente non ci ringrazierà, quindi ci dirà: ma che ciuffo hai messo dentro sta pasta che non riesco a digerirla. Quindi cercherò di evitare qualche passaggio in modo da evitare un po' di pesantezza. Come si fa? Aspettate che ve lo dico. Dunque, allora, ci serviranno delle patate. Io sto facendo la ricetta per 4 persone, quindi 4 persone vuol dire mezzo chilo di patate, 3,20 etti circa di quella bellissima pasta spezzettata. Potete anche, come si faceva una volta, prendere della vecchia pasta che vi è rimasta, spezzettarla e fare tutti i pezzettini di pasta tipo questa, ok? Questa pasta qua io l'ho trovata già pronta,
ma volendo potete spezzare i spaghetti, le mezze maniche, i tortiglioni, i bucatini, quello che vi pare, e fare un 3,20 di questo per 4 persone, quindi sono circa 80 grammi. Che dobbiamo fare? Io le patate prima le faccio bollire un pochettino, ma con che cosa? Allora, qui mi casca l'asino. Allora, io ho messo qui a bollire una serie di elementi. L'acqua l'ho messa a scaldare e ci ho messo dentro un paio di agli, eccoli qua, in camicia, nudi, come volete voi, potete fare quello che volete. Poi ci ho messo della salvia, eccola qui, e del rosmarino anche in abbondanza. A cosa serve tutto questo bollire in questa maniera? Perché praticamente queste erbette rilasciano un sapore che poi, andando a bollirci le nostre patate prenderanno un sapore già all'interno. Le dobbiamo sbollentare, non le dobbiamo far bollire, perché altrimenti poi con il passaggio in padella, il rosolamento, la cottura della pasta diventa un purè. Assolutamente no. Dobbiamo semplicemente far sbollentare le patate, fargli perdere un pochettino di amido e poi passare nella padella. Nella padella si finiranno a cuocere con dell'acqua calda, dove dentro poi alla fine metteremo la pasta. Quando l'acqua ha bollito per un certo periodo, abbastanza, insomma, diciamo, cosa facciamo? Liberiamo l'acqua di tutte queste salse, le scoliamo. Che dobbiamo fare a questo punto? Dobbiamo preparare le patate da metterle a bollire, a sbollentare. Io non faccio i pezzi di patata enormi, perché poi quando vedete il piatto è pure carino vedere dei pezzettini di patata tagliati piccoletti a cubetti o caso del genere. Il pezzo di patata è enorme, poi uno lo mangia, non ci azzecca con la pasta. Quindi fate le patate tagliate a pezzettini. Vi evito di seguirmi nel taglio delle patate, ve le faccio vedere solo alla fine quando saranno finite di tagliare. Ci vediamo fra un attimo dopo che ho tagliato le patate. Intanto qui si soffrigge. Abbiamo messo a bollire le patate, le nostre patate. Quando saranno cotte le nostre patate? Quando saranno cotte? Le nostre patate saranno cotte quando la nostra forchetta entra, diciamo, discretamente dentro la patata. Abbiamo salato l'acqua delle patate perché chiaramente ci deve andare un po' di sale. E lasciamo bollire le nostre patate. Quando saranno mediamente cotte, guardate, non devono essere cotte, dobbiamo fare in modo che esca fuori un po' di amido e si disperda nell'acqua. Quando sarà pronto le metteremo qui dentro. In un altro contenitore abbiamo messo delle foglie di salvia, abbiamo messo delle foglie di salvia, del rosmarino, delle bacche di pepe, un peperoncino intero, del timo, delle foglioline di timo, eccole qua, e delle foglioline di santolina. Santolina è una nuova erbetta che vi presento oggi. Ho fatto delle ricerche, quindi sono riuscito a trovarla. È praticamente una figlia della santoreggia, ma non lo so, sto dicendo stupidaggini, ma è una erbetta che praticamente ha poteri medicinali ma soprattutto digestivi. Quindi questa erbetta sia ne ho messa un pochettino dentro le patate che bollivano, sia nel condimento finale, quindi la mettiamo dentro a bollire, ma soltanto però con le sue foglie, non certo il gambo perché è abbastanza duro. Quindi togliamo questo. Queste erbette non dovete aver paura di usarle e di mangiarle, perché si usano in medicina, si usano per fare tante cose. Le nostre, andiamo a vedere le nostre patate a che punto sono. Perfetto, le nostre patate sono abbastanza cotte, ma non stracotte.
Solo adesso mettiamo le nostre patate all'interno della padella e aggiungiamo dell'acqua calda. Mi raccomando, acqua calda. Dobbiamo aggiungere dell'acqua calda che ci servirà anche poi per cuocere la nostra pasta, quindi datevi una regolata, non deve essere né troppa né poca, questa è l'unica difficoltà che dovete avere. Vedete, adesso fate bollire. Chiaramente non rimettete l'acqua in cui avete cotto le patate, altrimenti l'amido ritorna un'altra volta qua, mentre invece noi dobbiamo far salire l'ebollizione di queste patate fino a finire la cottura e metterci dentro la nostra pasta. Inseriamo un po' di acqua calda dentro il nostro frullatore, tutto ciò che abbiamo frullato con dell'acqua, così non ci si attacca alle pareti, lo mettiamo dentro il nostro composto. Per ultimo sapore della cucina Hitchcock, sì, ebbene sì signori, limone, scorza di limone, la inseriamo poca, ma quel tanto che esalta certi sapori. La scorza di limone si tratta in questa maniera, così non vi portate via il bianco. La scorza di limone deve essere un sapore. Ma che c'ha messo la scorza di limone? E voi goduriosi direte, ebbene sì, ci ho messo la scorza di limone. Attenzione, le ricette di Hitchcock non hanno eguali, potete cercare in 1000 posti, ma neanche negli stellati trovate le ricette che vi do io. Stavo scherzando, ho capito. Intanto volete sentire Beck, Barbieri, Cannavacciuolo, se odorare questa qua, perché loro così non la fanno. Non sto scherzando. Ammazza è buona. La nostra coccia di formaggio è arrivata a un ottimo punto. Allora, quando la pasta, o meglio scusate, quando le patate sono arrivate a un grado di cottura quasi, vedete, pezzettini piccoli, qua si abbrustolisce, si appanna tutto, ancora non abbiamo un grado di cottura determinato, finito, ma siamo pronti per mettere la pasta, perché la pasta, ripeto, va cotta qui dentro. Cacciando molto amido, chiaramente creerà quella cremina che piace tanto a tutti. Allora, quando siamo a questo punto, portiamo in ebollizione e inseriamo i nostri 3 etti e 20 di pasta. In questo momento avremo un decadimento della temperatura, ma che sto di, e probabilmente ci sarà bisogno di aggiungere un pochettino di acqua calda. A questo punto tenete d'occhio la cottura, fate in modo che comunque la pasta sia sommersa dall'acqua, ma non esagerate, perché poi si deve creare quella cremina che sarà il buono del nostro piatto. Man mano che la pasta chiede acqua, metteteci acqua calda, chiaramente non potete pensare di aver azzeccato. Allora, la nostra pasta è cotta, ci andiamo a inserire solo in questo momento ci andiamo a mettere un po' di prezzemolo crudo. Ho dimenticato di dirlo, il prezzemolo non va messo dentro, perché il prezzemolo non si deve cuocere. Il prezzemolo ho letto una volta che va messo a crudo, punto. Inseriamo abbondante pecorino, un filo di olio e la nostra pasta e patate è pronta. Ve la farei vedere, è veramente eccezionale. Scusate, vado a prendere
pezzettino di coccia di formaggio, eccola qui. Questa è la pasta e patate di Hitchcock. Se vi siete divertiti, tornate sul nostro canale, non posso mangiare perché è troppo bollente, e mettete qualche like e vi aspettiamo per tantissime altre ricette romane, non romane, ma comunque tutte armate di una sola finalità. Saranno tutte buone. Questa non la trovate in giro. Seguite con le spezie, con gli erbette. C'è un sapore e un odore mostruoso. Tornate a trovarmi. Tante buone ricette. Mettete un like. Sta qua sotto, che per cosa? Cliccate, iscrivetevi, mandate quel paese, mandate per quel paese. Come vi pare? Fate qualcosa, scrivete e ditemi se la fate, se vi è venuta buona. Grazie a voi. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead.